Ciao Carlo, siamo qua al Parco Ducale, sede di tantissime avventure per i pescatori di Parma. Abbiamo con noi un grandissimo ospite, Roberto Trabucco, Carlo, che buonasera, buonasera a tutti. Roberto pluricampione del mondo nel settore, campione europeo, campione italiano, campione in tanti campionati di Serie A. Più di 50 anni che pesco, di conseguenza della vita della pesca, insomma, ne ho passato abbastanza, non è che siano passati 2 giorni. Cosa dire? La pesca a Parma ha sempre avuto diciamo un'importanza notevole. Abbiamo avuto diversi campioni italiani, non adesso a parte io, ma insomma siamo partiti con non so se posso fare due nomi, Palmia, ma ai tempi dei tempi, cioè andiamo negli anni 50 addirittura, no? Poi dopo negli anni 60 abbiamo avuto Livio Scotti, abbiamo avuto Andrea Venturini, Antonio Lamparelli, Certo. insomma ne abbiamo avuti veramente, veramente tanti. Insomma, Parma nella storia della pesca ha sempre potuto dire la sua, insomma, cioè, voglio dire, è sempre stata una provincia, una città importante, perché ha vinto diverse cose. E su questo faccio un piccolo intervento perché grazie a questo signore che ho di fianco, Roberto, che la pesca a Parma ha preso una certa svolta, perché per chi conosce il territorio Parma non è favorita da quelle che sono le acque, quindi abbiamo avuto la fortuna di avere lui che già da giovane frequentava campi nazionali Sì. fuori dalla provincia e internazionali, che ha portato la sua esperienza nelle società parmigiane, e questo ha permesso di avere un'evoluzione di un certo tipo che se no sarebbe stato difficile portare avanti Sicuramente, certi discorsi. una volta le società di Parma pescavano tutte qua vicine, insomma, facevano un'attività estremamente... A chilometro zero. Cioè no, a chilometro zero, però molto provinciale, molto regionale. Non so, quando andavano lontano nelle acque alte, nelle acque alte a Mantova. Certo. Mentre invece poi dopo, successivamente, si sono assolutamente evolute e insomma hanno avuto cioè, tantissimi successi. Siamo comunque qua nel Parco Ducale, che secondo me da quando hanno tolto le gare, sinceramente, le gare di pesca, sinceramente ha avuto, non voglio dire un degrado, però un calo di interesse nel settore pescatorio notevole, anche perché non dimentichiamoci che abbiamo avuto 2 campionati del mondo svolti qua nel nostro Parco Ducale, che secondo me non tutti possono vantare. Io ricordo l'85 mondiale per club dove tu hai partecipato, perché avendo vinto il campionato nell'84 di Serie A ha partecipato al mondiale per club. Qua intorno si radunavano migliaia e migliaia e migliaia di persone. Non credo che oggi si possano fare delle manifestazioni che possano radunare tante persone, anche se comunque io non ho niente da dire, è sempre un bellissimo posto. Chiaramente è uno dei più bei posti che dove uno per un pescatore. Sicuramente. Parco Ducale ha ospitato Giochi della Gioventù, Pierin Pescatore, quindi è stato un trampolino di lancio per tanti pescatori che poi si sono affacciati al mondo dell'agonismo ad alti livelli. Quindi Parco Ducale per il parmigiano è veramente la location che ha dato poi la svolta a tante manifestazioni. A noi anche come azienda abbiamo fatto diverse manifestazioni con i bambini, e cercando di farli imparare a pescare, si sono divertiti, abbiamo ancora immagini filmati, si sono divertiti moltissimo, insomma. Poi si vedevano anche i papà, le mamme che insomma ci tenevano che questi ragazzini e questi ragazzi si avvicinassero un attimino più alla pesca che al telefonino, diciamo bene la verità. Che, insomma, la pesca è comunque uno sport all'aria aperta che dal momento in cui veniamo penso che faccia piacere a tutti, insomma. Raccontami un po', perché è quello che è stata la tua vicissitudine nel mondo commerciale della pesca, che ha lanciato anche, è stato anche promotore di tanti prodotti che ancora oggi sono sul mercato. Noi abbiamo diciamo che della mia passione ho poi fatto il mio lavoro, anche se poi il lavoro diventa poi dei numeri e niente altro. Comunque c'è stata un'evoluzione molto importante
in questo momento presumo che saremo una delle 2 o 3 aziende più grandi d'Italia e probabilmente anche d'Europa. Questo nessuna dubbio. Quando scappavi da scuola dovevi andare a pescare? Andavo a pescare, io scappavo da scuola, dico la verità, scappavo da scuola in bicicletta, andavo a pescare a Gaiano in bicicletta, andavo fino a Gaiano in bicicletta. O al maretto, il famoso o se maretto. no, il famoso maretto nella Parma, tante volte da bambino qua che non si poteva pescare, si veniva anche qua a provare a pescare, i vigili che ti correvano dietro. Tutto questo, Carlo, mi porta anche ai miei vecchi ricordi di quando ero bambino. Ho iniziato piccolissimo a pescare nel Galasso, nell'Orno, perché abitavo in quelle zone lì, poi mi sono appassionato, ho iniziato a frequentare il Parco Ducale, il laghetto del Bormioli, Scurano, come abbiamo visto, e da lì ho iniziato a fare delle gare un attimino un po' più importanti per poi dopo entrare nel mondo dell'agonismo a 360 gradi. Questo è stato anche l'occasione per rispolverare un po' quello che è la mia infanzia da piccolino, con questa passione che mi ha sempre comunque dato delle grandissime soddisfazioni. Roberto, volevo farti una domanda, visto che ci sono, insomma, la pesca ha più divisioni, però nello specifico Parma cosa ha vissuto prepotentemente? Parma, sai, anche un po' per la location di dove è, ha sempre vissuto di pesca al colpo, chiaramente, di pesca, diciamolo semplicemente con la canna galleggiante, l'esche e compagnie belle. Poi dopo, senza voler togliere niente, ci sono anche tantissime altre specialità, tipo la pesca mosca, la pesca spinning, che sicuramente sono nate comunque successivamente alla pesca al colpo. La pesca al colpo è la pesca primitiva, sì, l'uomo nasce con la pesca al colpo, la primitiva, il filo galleggiante. Abbiamo avuto diverse società, non so, mi ricordo il pedale veloce, non so, che aveva anche la sezione pesca, l'Aurora, la Lenza Parmense, di cui io ho fatto parte per 19 anni, 20 anni, il presidente Afro Carboni, poi dopo quando purtroppo ha deciso di lasciare, sinceramente io eravamo talmente amici che lasci te, allora lascio anch'io, tanto per capirci. Ci ha abbandonati, è andato fuori provincia, è andato a portare... Il Rapid è stata un'altra società, comunque sono state tutte società che hanno portato alla pesca a Parma tante vittorie, tanto prestigio, diciamo così. Afro era una persona veramente eccezionale, perché lui, a parte che aveva la memoria di ferro, perché aveva questo benedetto album dove raccoglieva tutte le fotografie di tutto, di più, c'è praticamente la storia della pesca. Io me lo ricordo, ci sono delle fotografie, lui in pantaloni corti, in po' con la canna fissa di bambù, che la lì è una foto veramente da copertina, veramente storica, con l'uscita di Afro Carboni della Lenza Parmense è venuta a mancare la classe dirigente. Certo. Io devo dire che le grandi società sono anche fatte di grandi presidenti, non c'è niente da fare, su queste cose qua non c'è alcun dubbio. Carlo, abbiamo visto queste foto che hai filmato, che ha lasciato Afro Carboni, un bellissimo ricordo per tutti, dove veramente lì abbiamo la storia della pesca. Ci sono personaggi che non abbiamo ricordato prima, di Franco Gagliani, Jacopelli, Dall'Oglio, Lamparelli, tutti personaggi che hanno segnato la storia della pesca a Parma. Un ricordo bellissimo, tenendo presente che Afro a Parma veramente ha dato tantissimo per questo sport qua e per questa attività. È stato presidente federale, è stato presidente di sezione, presidente di società, era sempre sui campi di gara, era sempre sui rapporti con i vertici del CONI legati alla pesca, quindi un personaggio a Parma sicuramente che ha lasciato un segno indelebile. Queste foto qua penso che parlino da solo, c'è dentro di tutto, dai bambini più piccoli ai più grandi, ai campioni del mondo, piuttosto che al Parco Ducale, che è stata una grandissima palestra per tutti, come abbiamo visto dalle foto, ospite dei campionati del mondo e quant'altro. Quindi io penso che questo siano la parte più bella di tutto questo filmato, di tutto questo racconto, perché qui veramente vediamo la storia della pesca. Roberto, vieni che facciamo un giro. Sì, volevo far vedere a Carlo un po' quello che è la palestra della pesca, che purtroppo ci sono tutte tartarughe. Anatre.
aveva delle caratteristiche il parco ducale, dove la mattina si arrivava, veniva sorteggiato il posto e dove capitavi ti dovevi mettere, quindi eri obbligato a pescare in questo spazio. Questo era il retro del... 2 metri, non tanto. uno dell'altro 2 metri, questo era il retro del Trianon che comunque era una posizione buona. Da qui in avanti verso questa curva qua, questa la chiamavano la curva, insomma, del divertimento, perché questa era più popolata da... Mentre alle mie spalle, Roberto, se ti ricordi, veniva chiamata la curva della morte, perché qua era veramente un pernallotto per poter portare a casa un risultato. Andava a pescare tutte le piante di là, no? Questo, Vicino alle piante, in modo che i pesci solitamente la folla spaventavano, si allontanavano un attimo. qua il pane le faceva da padroni, giusto Roberto? Arrivarono quelli di Pavia, l'Olona Pavia col pane le prime volte che ci davano delle... Perché erano abituati chiaramente. Abbiamo imparato subito. La gente che veniva qua a dar da mangiare i pesci. Niente, noi andiamo avanti, Carlo. Ciao, alla prossima. Voglio con Roberto commentare alcuni passaggi del lago. Carlo, ciao. Ciao Carlo. Alla prossima.